Io mi chiamo Maria Oliveri, sono un'esperta in scienze etologiche e professioni culturali per il territorio. Mi occupo della gestione del monastero sin dal momento della sua apertura al pubblico nel 2017. Il monastero era un monastero di clausura, uno dei più importanti di Palermo, dove la maggior parte delle monache appartenevano a famiglie aristocratiche. Viene fondato nel 1300 infatti da una nobildonna palermitana che, non avendo figli, lascia i suoi beni per l'edificazione di un monastero. Successivamente nei secoli si arricchisce, ma purtroppo nel 1866, all'indomani dell'unità d'Italia, come tutte le corporazioni religiose e i monasteri, anche questo viene soppresso. Quindi tutto quello che possedeva, i grandi feudi, le ricchezze che erano all'interno del monastero, vengono espropriati e passano allo Stato italiano. Diversamente da tantissimi altri monasteri che c'erano a Palermo, pensate che nel Settecento c'erano ben 21 monasteri femminili, questo riesce a sopravvivere grazie alla furbizia delle monache, che inventano una scuola per bambini dando prova di pubblica utilità. E arrivano fino a quasi ai nostri giorni, al 2014, quando ormai ci sono soltanto 3 monache, perché purtroppo c'è una crisi di vocazioni che ancora oggi conosciamo, solo 3 monache in un monastero gigantesco che versava in pessime condizioni, quindi vengono trasferite altrove e il monastero viene chiuso. Diciamo che noi come cooperativa, il che rimarrà che ci occupavamo già della gestione di altri beni religiosi a Palermo, pensiamo che sia giusto riaprirla e restituirla alla città. Restituirla alla città però come? E in questo modo cerchiamo di elaborare un progetto che tenga conto della potenzialità e delle storie del monastero, ma che al tempo stesso non ne disperda la destinazione d'uso. Quindi se questo era un bene religioso deve mantenere qualcosa di religioso. Questo è il motivo per cui da una parte si celebrano ancora tutti i riti nella chiesa bellissima barocca che appartiene al monastero, dall'altra si decide di trasformare il convento in un museo della vita monastica.